Eccoci qua, ciao ciao. Dunque oggi gitarella fuori porta con la Cupra Formentor e-Hybrid. Faremo un percorso misto, un percorso di circa 70 km impostato già sul navigatore in cui faremo sali e scendi, zona collinare, altitudine intorno ai 400-500 fino a salire un po', e faremo un po' di autostrada, molta statale, curve, ripeto, sali-scendi, quindi un percorso veramente completo, misto e direi abbastanza realistico per testare effettivamente i consumi, il comportamento della nostra Cupra Formentor. Le condizioni di guida saranno modalità comfort, in ibrido naturalmente, e attiverò anche l'intelligent hybrid. Se non sapete che cos'è o come si fa, guardate insomma, i miei altri tutorial presenti qui sul canale. Vedremo come arriveremo a destinazione. Destinazione a 70 km, paesino sui Nebrodi, e vedremo effettivamente se abbiamo risparmiato abbastanza batteria per poter tornare, insomma se ne abbiamo circa metà oppure di meno, che consumi abbiamo invece col carburante, con la benzina. Quindi faremo un po' questo tipo di percorso e poi ci aggiorneremo dopo. Ciao ciao! Eccoci qua ragazzi, dunque abbiamo fatto il percorso, siamo arrivati a destinazione, adesso andiamo a verificare i dati e vedremo un po' i consumi che abbiamo realizzato con la modalità ibrida. Naturalmente ve lo ricordo, temperatura intorno agli 8-9 gradi, quindi ancora freddino per la batteria. La batteria è stata utilizzata molto poco ovviamente nel tratto autostradale e invece è entrata in funzione molto più spesso nel tragitto della statale mentre salivamo di quota. I consumi sono comunque accettabili e sono realistici per quello che è un percorso misto, quindi un percorso di statale, di urbano con poco traffico tutto sommato e un tragitto autostradale di una ventina di chilometri. Abbiamo percorso 63 chilometri, in realtà non 70, e quindi andiamo all'infotainment a vedere un attimo i dati conclusivi. Dunque, vediamo i dati, 63 km, il dato che a noi interessa. Abbiamo percorso 63 km, è una media tutto sommato buona perché siamo andati fluidi, con un po' di autostrada. La nostra media 20 km con 1 litro esatti, è una buona media anche per l'elettrico, 13 km con 1 kWh. È ovviamente una media non da guida elettrica ma da guida in ibrido. Naturalmente in guida elettrica noi siamo alla metà di questo valore, cioè siamo intorno ai 6, 6,5, 7 al massimo chilometri con un kilowattora. Quindi combinati insieme, ibrido e termico funzionano alla grande. Avevo impostato il navigatore, l'intelligent hybrid, e naturalmente i consumi potevano essere anche migliori, ma il nostro tratto di andata era un tratto in salita per lo più, quindi con qualche tornante, qualche curvone, ma comunque tutto in salita, con un dislivello altimetrico non pazzesco, ma comunque importante. E questo significa ovviamente consumi leggermente più alti. Al ritorno vedremo se questi consumi sono invece migliori oppure no, come io immagino saranno ovviamente migliori. Comunque 20 km con 1 litro in un percorso abbastanza realistico perché è misto, abbiamo trovato un po' tutte le condizioni di strada, poco traffico, questo lo ricordo, ma con molto traffico avremmo consumato più batteria, non più benzina. La nostra batteria, a proposito, beh, eravamo partiti col quasi il 100% e siamo al 45%. Abbiamo consumato praticamente metà batteria, ancora una volta perché l'intelligent hybrid la preserva per il ritorno. Con l'intelligent hybrid invece siamo andati un po' più sull'elettrico, quando ovviamente il percorso lo consentiva, mai, quasi mai in autostrada,
e questi sono consumi che reputo tutto sommato molto positivi e soddisfacenti, soprattutto poi da comparare con la via del ritorno. Per cui ci vediamo dopo per tirare un po' le somme di questo tragitto andata e ritorno circa 130 km. A dopo, ciao ciao! Allora ragazzi, c'è un motivo per cui sono venuto qua e ho fatto 70 km quasi. Mi sono fermato in un posto e vi spiego perché. Un bello stinco di maiale della cucina dei Nebrodi, il famoso pistacchio di Bronte e vabbè, le classiche polpette in foglia di limone, classiche almeno qua in Sicilia, non lo so. Va bene, poi forse vi farò vedere il ritorno, forse. Quindi, cioè ragazzi, io proverò a farvi vedere anche la strada del ritorno, però non garantisco nulla, eh. Ce l'ho fatta, nonostante lo stinco di maiale. È un pranzo niente male, lo consiglio a tutti. La cucina dei Nebrodi è semplicemente fantastico, insomma, tutta la cucina siciliana, tutta la cucina italiana. Vabbè. Dunque, abbiamo fatto la strada del ritorno, la stessa identica strada, ovviamente è un percorso più in discesa al ritorno, per cui avevo detto che avrei avuto consumi migliori al ritorno. È stato così fino a un certo punto, poi che cosa è successo? È successo non ce l'ho fatta più, ho messo in sport, ho tirato un po' in autostrada, quindi ho fatto abbassare un po' la media sul termico, invece l'elettrico è andato alla grande e direi prima considerazione, prima conclusione di questa challenge, insomma di questo giretto, è che l'intelligent hybrid funziona alla grande perché tra andata e ritorno, ragazzi, mi ha fatto arrivare a casa con il 2%, ora ve lo mostro, vi mostrerò anche i dati dall'infotainment, quindi mi ha consumato tutta la batteria, il giusto per arrivare a casa col minimo per ricaricare. Adesso attacco e ricarico tutta la sera, tutta la notte e siamo a posto. Quindi, prima considerazione, mettete il navigatore, mettete l'intelligent hybrid e fate andata e ritorno con la giusta quantità di batteria, nel giusto momento, quando la strada lo richiede, andate. La macchina va in elettrico, quando non lo richiede va col termico, se voi schiacciate un pochino di più andate a consumare un po' di carburante in più e va benissimo, va benissimo. I consumi sono del termico assolutamente identici, direi, a quelli dell'andata, il che è dovuto semplicemente al fatto che gli ultimi 10 km in autostrada li ho fatti in sport, spingendo un po', non dico altro, e quindi siamo praticamente sui 20 km e 4 con un litro, ma vediamo dall'infotainment il tutto. Dunque ragazzi, 2% di batteria, come vi dicevo, tutto merito dell'Intelligent Hybrid che mi ha fatto consumare la batteria, siamo partiti quasi col 100%, e me l'ha spalmata al meglio tra andata e ritorno. Una cosa che io ovviamente non avrei potuto fare. Senza l'impostazione del navigatore e dell'Intelligent Hybrid io mi sarei sparato tutta la batteria praticamente solo all'andata. Non è stato così, me l'ha conservata per il ritorno e questi sono i dati al ritorno. 0 km di autonomia in elettrico, ma al solito a noi interessano di più i dati effettivi. 68 km al ritorno, qualche chilometro in più rispetto all'andata. Abbiamo fatto un piccolo giretto per vedere il fiume Alcantara sulla via del ritorno, ma insomma poca cosa, poca differenza. Quello che conta sono i 20 km e mezzo praticamente con un litro. Ragazzi, a un certo punto per molto tragitto eravamo sui 27 km con un litro, dopodiché niente, non ho resistito e sono andato giù un po' più pesantuccio e la batteria 33,8 km con 1 kWh. Naturalmente questo in ibrido, andata e ritorno full hybrid, nel senso
mai solo elettrico. Naturalmente se fossimo andati solo in elettrico avremmo avuto consumi allucinanti di batteria, cioè saremmo stati veramente sui 5-6 km per kilowattora e pochissimo, pochissimo ovviamente in termico. Chi ha l'ibrida sa che quando utilizza solo l'elettrico il consumo della benzina va sui 300 km con un litro, uno 0,3 praticamente. Insomma, una goccia, utilizzate una goccia di benzina e poi tutta batteria. Bene, dunque, noi siamo andati in ibrido, abbiamo fatto un 130 km circa tra andata e ritorno, percorso misto, molto realistico, una metà di strada in percorso autostradale, all'andata fatta in maniera molto tranquilla, ritorno un po' meno, soprattutto nella parte finale, all'andata salitina su per andare un po' in montagna, ma tutta statale, poco trafficata, ritorno discesa, un po' più trafficata, si passa per qualche paesino pedemontano, un po' di traffico, ma poca roba, e quindi molto fluido, molto scorrevole, sia l'andata sia il ritorno. Non ho esagerato, se non il tratto finale dell'autostrada, gli ultimi 10 km, ho lasciato la modalità comfort per andare in modalità sport. E, insomma, abbiamo spinto un pochino, siamo nell'ordine tra andata e ritorno, senza essermi limitato, perché ho guidato come avrei voluto guidare. Alla fine ho anche, insomma, mi sono divertito un po' in autostrada, ho fatto qualche sorpassetto e alla fine siamo sui 20 km con un litro, insomma, più di 20 km con un litro, tra andata e ritorno, in un percorso misto, abbastanza realistico, lo direi, lo definirei questo test. E quindi abbiamo un'idea di quello che è il consumo effettivo della Cupra Formentor ibrida, ehm, in un uso che potrebbe essere anche un uso quotidiano, non è per forza una gitarella, ma è un percorso misto che potremmo fare anche magari tutti i giorni per andare al lavoro. Magari spero non 70 km all'andata e 70 al ritorno, però ecco, questo è quello che ho fatto oggi e sono soddisfatto, soprattutto come vi dicevo prima, mi è piaciuta molto la gestione della batteria, che per un ibrido è fondamentale. Attivando l'intelligent hybrid già all'andata e al ritorno, quando sono salito in macchina, ho impostato la navigazione nuovamente verso casa, perché nel frattempo l'avevo disattivata per fare insomma, una piccola variazione sul percorso. Devo dire sono arrivato a casa col 2% di batteria, cioè l'ho utilizzata tutta ma sotto casa, ecco. Va bene, se questo video vi ha insomma, stimolato magari qualche curiosità o altro interesse, nei commenti qui ne discutiamo sempre con piacere, iscrivetevi al canale, c'è sempre tanta roba interessante, almeno spero, e ci vediamo alla prossima, ciao ciao!